Certificazione B1 cittadinanza? Resta su questo canale se vuoi saperne di più. C'è una importante novità. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Questo è il primo di una serie di video dedicata alla certificazione linguistica di livello B1 cittadinanza, cioè quella richiesta per ottenere la cittadinanza italiana. Oggi parleremo di alcuni concetti generali importanti. Questo video è tutto in italiano ed è destinato ai livelli intermedi. Se sei un principiante ma sei comunque interessato a questo argomento, non cambiare canale, guarda il video con i sottotitoli, così avrai un'idea di quello che ti aspetta. If you are a beginner, keep watching. You may understand more than you think. Then please subscribe and have a look around. There are many listening and speaking practice videos for beginners on this channel, so stay with me. Discendenza, matrimonio, residenza. Cominciamo parlando della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, il diritto di sangue. I figli nati da padre italiano o da madre italiana sono italiani. In Italia non esiste lo ius soli. Se nasci su territorio italiano non sei automaticamente italiano. Questo significa che i figli nati in Italia da cittadini stranieri non nascono italiani, ma possono chiedere la cittadinanza italiana quando compiono 18 anni. Anche altri cittadini stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana. La possono avere per matrimonio, cioè se sposano un cittadino italiano o una cittadina italiana. La possono avere anche per residenza, cioè se vivono in Italia da molto tempo, 10 anni per gli extracomunitari, cioè i cittadini di paesi fuori dalla comunità europea, e 4 anni se sono cittadini di un paese della comunità europea. Il processo non è semplice, ci sono tanti casi diversi, ma è possibile. Molti lo fanno. Un'importante novità. Ad oggi, e siamo nell'aprile 2025, gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio o residenza devono presentare, insieme ad altri documenti, la certificazione linguistica di livello B1, cioè devono dimostrare di conoscere l'italiano a un livello intermedio. Questo in base a una legge del 2018. Ora però c'è una novità. Con la sentenza del 7 marzo 2025, la Corte Costituzionale italiana ha deciso che le persone gravemente malate, con gravi disabilità fisiche o cognitive o con una età avanzata, non devono presentare la certificazione B1. Questa decisione della Corte Costituzionale introduce una eccezione per proteggere chi è in una situazione di particolare difficoltà. Ora, quali sono le malattie che portano a questa eccezione? Chi certifica la malattia? E cosa vuol dire età avanzata esattamente? Quanti anni? Non si sa. Non si sa perché la sentenza non lo dice. La sentenza non specifica i dettagli, ma stabilisce un principio importante. È incostituzionale chiedere la certificazione linguistica
a persone che non possono ottenerla perché sono malati o perché sono troppo vecchi. Chi fa le leggi in futuro probabilmente dovrà rispondere a queste domande, ma al momento non si sa. Se vuoi più aiuto, dettagli precisi e se hai dei dubbi, parla con il consolato o l'ambasciata italiana nel tuo paese o con il comune di residenza in Italia. Ma se vuoi ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis perché sei discendente di un cittadino italiano, per esempio sei italo-americano e i tuoi nonni erano italiani, devi fare l'esame di lingua? Al momento il governo italiano sta discutendo l'applicazione di una nuova legge sulla cittadinanza e ancora non conosciamo tutti i dettagli. La volontà del governo è di limitare i casi in cui la cittadinanza italiana viene data automaticamente. Per ora invece non è necessaria la certificazione B1 per chi ha preso un titolo di studio in Italia, come le scuole medie o le scuole superiori, o chi ha il permesso di soggiorno illimitato dell'Unione Europea. In ogni caso, se hai dubbi, parla con il tuo comune di residenza in Italia, oppure contatta l'ambasciata o il consolato italiano se sei all'estero. Sono pratiche burocratiche molto delicate. Dove fare l'esame B1 cittadinanza? Se hai bisogno della certificazione e devi fare l'esame B1 cittadinanza, dove devi andare? È possibile fare l'esame sia in Italia che all'estero, in scuole riconosciute da uno dei 4 enti certificatori approvati dal governo italiano. Università per stranieri di Perugia, che rilascia una certificazione che si chiama CELI. Università per stranieri di Siena, la sua certificazione è la CILS. Università degli Studi Roma 3, la sua certificazione si chiama CERT. E infine la società Dante Alighieri, la cui certificazione si chiama PLIDA. Qui in Italia ci sono molte scuole riconosciute dove puoi fare l'esame. Se invece non vivi in Italia, puoi contattare l'Istituto di Lingua e Cultura Italiana della città più vicina a te e chiedere informazioni specifiche. Nella descrizione del video trovi il link dell'Università per stranieri di Siena con l'elenco delle sedi d'esame in Italia e all'estero. Questa università fornisce la certificazione CILS, cioè quella di cui parleremo dettagliatamente in un prossimo video. Certificazione B1 cittadinanza e B1 standard. Le certificazioni di livello B1 sono due: la certificazione B1 standard e quella specifica per la cittadinanza. Qual è la differenza? La certificazione B1 standard è più generica e valida per ottenere la cittadinanza, ma anche per studiare o lavorare in Italia. Invece la certificazione B1 cittadinanza serve solo per ottenere la cittadinanza. La certificazione B1 cittadinanza è più facile perché l'esame ha meno prove da superare e queste prove sono leggermente più semplici. Attenzione però, se non superi una parte dell'esame B1 standard, puoi rifare solo quella parte. Non hai passato la prova scritta? Puoi fare di nuovo la prova scritta in un secondo momento. Questo non è possibile nell'esame B1 cittadinanza. Se sbagli una prova, devi rifare tutto l'esame. Certificazione B1 cittadinanza CILS. Oggi ti ho dato una idea generale della certificazione per la cittadinanza.
Prossimamente ci vedremo ancora su questo canale per osservare in pratica la certificazione B1 CILS, quella dell'Università per Stranieri di Siena, nelle sue varie parti. Questa certificazione è formata da un test di ascolto con 2 prove di circa 30 minuti, un test di lettura con 2 prove di circa 40 minuti, una prova scritta, una prova di circa 40 minuti, infine la parte orale con 2 prove di circa 5 minuti. Per arrivare a superare tutte queste prove e fare correttamente i test, devi conoscere la lingua italiana necessaria a gestire le situazioni comunicative della vita di tutti i giorni in Italia, dalle relazioni con le persone, ai negozi, ai rapporti con le istituzioni, insieme a un sillabo di grammatica, cioè a un elenco di argomenti di grammatica specifici che analizzeremo insieme in un prossimo video. Spero che le informazioni di oggi ti siano state utili. Ti aspetto la settimana prossima su questo canale con un esercizio di ascolto e conversazione. A presto, ciao!